Potrei togliere questo silenzio. Potrei. Questo silenzio spesso accompagna quei tempi che antecedono la mia risposta, quando sono all'interno di una conversazione, anche e soprattutto quando non ho voglia di farne parte, ma perché a volte anche solo comporre una frase è pesante. Questo è uno dei motivi per cui non ho fatto video e visto che sono passati quasi 9 mesi, mi sembrava coerente continuare con questo andamento in cui ogni 8-9 mesi io pubblico un vlog, quindi welcome back cartogratori, benvenuto nel mio angolo italiano dove mi lamento delle cose, quindi più che vlog potrei chiamarlo lamentlog. Sì, mi chicco da sola, ho capito. È passato un po' e non sono rimasta inattiva in questi mesi, anche se credo di essere rimasta inattiva sul fronte lavorativo, proprio perché la mia testa non ha potuto sopportare carichi aggiuntivi. Però è stato un periodo della quale avevo bisogno. Io non credo di aver disegnato per me stessa, non per qualcuno, non per una commissione, non per dovere, per me stessa. Non credo di aver disegnato così tanto quanto ho disegnato negli ultimi mesi. Io non so che cosa mi sia preso verso dicembre, novembre, ma mi è scattato qualcosa nel cervello e non ho potuto fermarmi. Io non ho potuto fermarmi ed è stato bellissimo. E lo so che per alcuni l'idea di poter disegnare quasi quotidianamente da parte di un illustratore sia quasi una cosa scontata, no? Nel senso, se tu sei un disegnatore, per forza di cose disegni tutti i giorni, giusto? Sì, dipende. Io nello specifico sono una partita IVA e quindi gran parte del mio lavoro è arrugginirmi e stare a contatto con i clienti, pianificare le consegne, gestire la contabilità, fare le mie ricerche, gestire i social, fare i video. Ed è tutto questo, immaginate una barra, no, enorme dove il 90% è lavoro che non comprende il disegnare. Il 10% è disegnare. E se io potessi scegliere in questo sistema italiano che di sicuro non appoggia i creativi, fare di disegnare il mio lavoro, io disegnerei anche con la testa china sul mio schermo per 12-14 ore al giorno, come ho già fatto in passato. Eppure le cose stanno un po' così. Quindi quando vi dico che ho passato gli ultimi mesi a disegnare quasi quotidianamente, per me è stato un po' come tornare bambina, tornare adolescente, in quel periodo in cui la tua unica preoccupazione era studiare, perché a casa, bene o male, nei suoi modi, nelle sue possibilità, c'era qualcuno a occuparsi di te. Ma quando sei un adulto con una vita da tenere in piedi, dei doveri, delle scadenze, riuscire a tagliarsi quel tempo solo per creare è veramente un lusso. Quindi da una parte, nonostante io senta il senso di colpa di aver sprecato così tanto tempo, sono felice di averlo fatto. Perché mi serviva riconnettermi a quella parte di creazione che mi nutre. Da una parte, ve lo dico, mi sono sentita in colpa perché ho pensato, cavolo, potevo fare di tutto, ho deciso di disegnare. Sì, però poi mi capita di fare un passo indietro e pensare a tutto quello che ho disegnato nell'anno precedente, nei 2 anni precedenti. E se consideriamo che ognuna di queste richiede qualcosa come giorni per essere portato a termine, giorni, non minuti, non ore, giorni. Più ci penso e più dico, è assurdo che io abbia la percezione di non fare un po' della mia vita, quando in realtà non ho mai le mani libere. Wow! È incredibile come ti influenzi, come il giudizio esterno dei social, delle persone che magari hai accanto e non ti comprendono, ci influenzi. E ancora di più mi ritrovo sbalordita nel pensare che questo è quello che ho disegnato negli ultimi 2 anni e questo è ciò che ho disegnato negli ultimi 4 mesi. So che non me lo state chiedendo, per la maggior parte sono i personaggi che gioco nelle campagne. Lei è Naire, comunque. Naireme Demon. Attenzione a dire bene il suo cognome perché si arrabbia parecchio per questa cosa. Questo è l'ultimo gruppo al quale ho fatto parte. Ah, io sono questo ragazzino qua, questo scompigliato, lo vedete bene? Sì, è un halfling ladro, però lo amo. Questa è la sua versione bambino umano mascherato e questa è la sua versione quando è se stessa. Un momento di roleplay, una dedica. Un momento di roleplay, una dedica.
A volte anche una singola immagine come questa, un personaggio che esplora le sue emozioni. Questo per me non è solo un disegno, questo è un catalizzatore. Questo è un catalizzatore del mio stato d'animo, che a volte filtra tramite il gioco di ruolo, a volte semplicemente trova una forma per esistere, proprio perché sopprimere le emozioni, negare a se stessi di avere dei bisogni, tra cui quello di riposarsi, cazzo, è molto 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 distruttivo. Quindi oggi ho deciso di fare questo video totalmente a caso, dove non vi spiego nulla, se non mi siedo con voi e faccio una chiacchierata come farei con un amico. Guarda che bello. Ah, e comunque essere un halfling è durissima, specialmente quando i tuoi alleati hanno solo carisma. Che succede ora? Nulla. Non accadrà nulla. Non aspettatevi una marea di video. Ah, esco con... No, sto lavorando delle cose? Sì. Sto lavorando delle cose per YouTube? Sì. Sto raccogliendo dei materiali e li sto organizzando per pubblicarli. Non ho una scadenza. Non voglio avere una scadenza. Non mi va di farmi inglobare in quel meccanismo in cui sento di dover fare qualcosa quando quel qualcosa mi nutre e mi fa star bene. Fare video, creare, disegnare mi fa star bene e non voglio cederlo al costo della mia salute mentale. Questo è quell'angolo sicuro che voglio tenere per me. Quindi i tutorial su questo canale continueranno con un ritmo non ben definito, ma ce la sto mettendo tutta. Se le volete vedere tutte sono state. Ah, se non l'avete visto, dovrebbe essere uscito un video che parla di questa mappa. Io non avevo programmato di mettermi qua a sfogliare i disegni, li erano rimasti sulla scrivania, ho detto, li mostro, però è strano per me disegnare perché ho voglia di disegnare, fare un video perché ho voglia di fare un video. Lo comprendo molto il meccanismo per cui si deve al pubblico un qualcosa, soprattutto si crei un'aspettativa. Il mio canale YouTube non è questo, io voglio condividere quello che so perché mi piace farlo, vorrei poter disegnare, parlare dei PG che gioco. Mi piacerebbe parlare delle campagne che ho in mente, mi piacerebbe riuscire a portarvi il ragionamento che c'è dietro alcune mappe a battaglia, oltre che farvi conoscere la struttura tecnica per arrivare a quel tipo di composizione. Più di tutto vorrei continuare a sentire il desiderio di farlo. Per adesso prendetevi cura di voi. Se vi va, passate a salutare sotto i video, potete lasciare un like, un commento o non so, potete anche ignorarmi. Vedrete dei nuovi video anche se non con una data ancora stabilita, ma se avete delle richieste per quel che riguarda il disegno dalle mappe fantasy, io sono qui semplicemente e giuro che vi leggo tutti, anche se ci metto un po' a rispondere.